Sì, lo so, il mese destinato ai matrimoni è maggio, quindi avrei forse dovuto aspettare qualche mese per parlarvi di questo argomento, però non ce l'ho fatta perché è troppo divertente. Ho trovato un articolo che spiega come si fa a impedire un matrimonio. Avete presente quella scena del film con Dustin Hoffman, il laureato, dove lei si sta per sposare, lui entra in chiesa, la prende, scappano insieme, eccetera. No, no, non ti devi sposare. Ecco, questo articolo dà dei consigli pratici, reali, su quello che si deve fare se si vuole impedire che due persone si sposino. Tra l'altro, cosa incredibilmente divertente. Allora, questo articolo comincia dicendo: "Guardate, considerate bene le vostre motivazioni, perché non volete che i due si sposino? Semplicemente perché siete gelosi oppure ci sono dei motivi reali? Se ci sono dei motivi reali legali, poi consiglia di rivolgersi alle persone che si occupano di cose legali, che ne so, uno dei due è già sposato, quindi la bigamia viene punita in quasi tutti i paesi. Poi consiglia, diciamo molto saggiamente, di parlare in privato con i due che si vogliono sposare, se comunque ancora questi non dovessero desistere, allora molto un po', ci va giù pesante, perché dice: "Allora seguite i soldi, seguite le e chi paga per il matrimonio probabilmente paga i genitori di lui e i genitori di lei, andate e convincete i genitori a non pagare il matrimonio. Se poi questi 2 disgraziati ancora insistono nel volersi sposare, un altro suggerimento è quello di suggerire un finto matrimonio, quindi con la cerimonia, tutto quanto, però la persona che li sposa non è una persona autorizzata a sposarli, quindi tutti crederanno che questi si siano sposati realmente, invece è stata tutta una messa in scena. Poi un altro suggerimento è quello di coinvolgere le altre persone, quindi di mettersi a parlare con tutti gli amici e di farseli portare dalla propria parte. Se anche questo approccio non dovesse funzionare, un altro dei consigli, che non è proprio su come impedire il matrimonio, ma dice: aspettate che i due si sposino e poi chiedete l'annullamento del matrimonio. Un altro consiglio sempre su questo filo è quello di aspettare che i due si lascino. Insomma, ci sono tutta una serie di consigli che per chi volesse impedire un matrimonio, io consiglio veramente di leggerli, perché fanno morire dal ridere, anche perché poi sono accompagnati dai vari disegni delle facce tristi, le facce arrabbiate, le facce depresse, sia degli sposi che di quelli che vogliono impedire il matrimonio.